ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, benvenuti. Io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Oggi io e Daniele abbiamo pensato di darvi delle idee per organizzare un aperitivo estivo casalingo. Gli aperitivi della domenica in estate sono infatti per noi un must irrinunciabile ed è per questo che abbiamo pensato di condividere alcune idee per organizzarne uno. Vi mostreremo come realizzare 3 ricette e ovviamente una bevanda. La nostra prima ricetta è fresca, saporita e velocissima. Si tratta di un couscous freddo di verdure e feta. Per realizzare questa ricetta vi serviranno 150 g di couscous, una quindicina di pomodorini, qualche foglia di prezzemolo e menta, della feta, un peperone, 2 cetrioli, un limone, una cipolla rossa, dell'olio e del sale. Per prima cosa prepariamo il couscous e per farlo versiamo in un contenitore 200 g di acqua bollente. Saliamo e aggiungiamo 150 g di couscous. Dopodiché copriamo con un coperchio e lasciamo riposare fino a quando il couscous non avrà assorbito tutta l'acqua. Ci vorranno all'incirca 10 minuti. Nel frattempo tagliamo a pezzetti piccoli il peperone, i pomodorini, e tritiamo insieme prezzemolo e menta. Ok, è il momento di controllare il couscous. Come vedete l'acqua è stata assorbita completamente, perciò procediamo sgranandolo con una forchetta e lasciamolo raffreddare. Intanto affettiamo anche i 2 cetrioli. Affettiamo la cipolla rossa usando una mandolina e tagliamo a cubetti la feta. Aggiungetene quanta preferite, ricordando che si tratta di un formaggio molto saporito. Noi ne abbiamo usata circa metà. Perfetto, possiamo unire tutti gli ingredienti partendo con il trito di prezzemolo e menta che andrà ad insaporire il couscous. Spostiamo il composto in un contenitore più grande e aggiungiamo anche le verdure con la feta e diamo una bella girata. Poi per finire condiamo con il succo di un limone, abbondante olio e del sale. E voilà, il couscous è pronto. Non ci resta che lasciarlo riposare in frigo in modo che si insaporisca per bene. Il couscous è in frigo a riposare, adesso possiamo dedicarci al nostro secondo piatto. Si tratta del guacamole con i nachos. Per questa ricetta vi serviranno 2 avocado maturi, del coriandolo fresco oppure in alternativa del coriandolo in polvere, una manciata di pomodorini, 2 lime, uno spicchio d'aglio e una cipolla, dell'olio e del sale. Questa è una ricetta davvero facilissima. Iniziamo pulendo gli avocado in questo modo. Poi schiacciamoli con una forchetta fino a ridurli in crema. Procediamo poi tritando una cipolla. Ok, uniamo i 2 ingredienti
e tagliamo dei pomodorini a tocchetti. Poi aggiungiamoli al composto cercando di eliminare i semi e l'acqua in eccesso. Per finire aggiungiamo anche uno spicchio d'aglio spremuto, il succo di 2 lime, un pizzico di sale, dell'olio e una spolverata di coriandolo. Mischiamo tutto e il guacamole è pronto. Couscous e guacamole sono pronti, passiamo alla nostra ultima ricetta che è anche l'unica calda. Stiamo infatti per preparare delle frittelle di zucchine. Per questa ricetta vi serviranno del pecorino oppure del parmigiano, 120 g di farina, 150 ml d'acqua, 2 uova, delle zucchine con dell'erba cipollina, del pepe, dell'olio e del sale. Per prima cosa puliamo e tagliamo a rondelle le zucchine utilizzando una mandolina. Molto bene, ora dedichiamoci al composto per le nostre frittelle. In un contenitore sbattiamo le 2 uova, aggiungiamo i 150 ml di acqua e grattiamo un po' di formaggio. Dopodiché saliamo, pepiamo e incorporiamo anche i 120 g di farina setacciata. Poi mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo anche le zucchine tagliate a rondelle ed eventualmente i fiori di zucchina puliti e tagliati, poi amalgamiamo bene il composto. Per finire tritiamo dell'erba cipollina e aggiungiamola. È arrivato il momento di spostarci ai fornelli. In una padella riscaldiamo abbondante olio di semi. Quando l'olio sarà in temperatura versiamo il composto e friggiamo le nostre frittelle da entrambi i lati finché non saranno belle dorate. Ora che tutti gli stuzzichini sono pronti possiamo passare alla bevanda e abbiamo scelto quello che per noi è il grandissimo classico, ovvero lo spritz. Per preparare un ottimo spritz vi servirà dell'Aperol, dell'acqua frizzante, del vino bianco frizzante e un'arancia per la decorazione. Le proporzioni per uno spritz perfetto sono 3 parti di vino frizzante, 2 parti di Aperol e una parte di acqua gasata. Aggiungiamo del ghiaccio, una fetta d'arancio e anche lo spritz è pronto. Possiamo ora dedicarci all'impiattamento dei vari stuzzichini. L'aperitivo è pronto, adesso non ci resta che allestire la tavola sul terrazzo e godercelo. Come sempre noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi abbia ispirato per organizzare un sacco di aperitivi estivi. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, perché io posso capire che il video vi è piaciuto. Se vi va, mettetelo tra i preferiti, condividetelo perché aiuta tantissimo il mio canale a crescere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Vi ricordo anche che sul blog troverete altre immagini dei piatti finiti e della tavola allestita insieme agli ingredienti necessari per realizzarli. Io direi che per oggi è tutto, noi adesso andiamo a goderci il nostro aperitivo, vi auguriamo una splendida giornata e vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Dovete sapere infatti che
amo tantissimo le piante grasse, le trovo super carine, ne ho diverse in casa, ma che ci crediate oppure no, a volte mi capita di riuscire a far morire anche le piante grasse. Così, non appena ho visto questo progettino, ho pensato che era perfetto per me. Vi mostrerò infatti come trasformare delle pietre di quelle che si trovano in spiaggia in piante grasse, proprio come queste.